Dopo aver fatto diversi anni fa ormai la recensione alla pinza Crelando e recentemente un aggiornamento su questo set venduto dalla Lidl, mi sono deciso a fare il tutorial che spiega come usarla. Con queste pinze e i punzoni in dotazione si possono applicare ben 3 diverse misure di bottoni in plastica. Le misure sono indicate con le sigle T3, T5 e T8. Un bottone completo è formato da 4 parti distinte, che vanno unite a coppie di 2, per formare il maschio e la femmina. Una semplificazione per i bottoni in plastica è data dal fatto che le coppie maschio e femmina hanno entrambi una parte identica, rappresentata dalla testa. Applicarli è molto semplice. Per attaccare un bottone completo serve una sola coppia di punzoni, perciò una volta inseriti quelli giusti sulla pinza, il lavoro si conclude velocemente senza complicazioni. I punzoni si fissano in modo diverso. Quelli dotati di filettatura vanno avvitati nella parte superiore della pinza, mentre quelli senza filettatura vanno inseriti sotto e poi stretti con una vite. Per questo in dotazione nella confezione c'è un cacciavite. Non serve stringere troppo. Il compito della vite è solo fare in modo che il punzone non cada quando la pinza viene capovolta. Parto con i bottoni T5, la misura di mezzo, perché sono quelli più comuni, quelli che si trovano più facilmente e in un'ampia gamma di colori. La testa ha un diametro di 12 mm. Per applicarli bisogna usare i punzoni P5 e 5. Il primo è la basetta di metallo e va messo sotto. L'altro con la parte in gomma sopra. Non si può sbagliare. La combinazione è facile da memorizzare. Per il bottone T5 servono i punzoni 5 e P5. Se applicate i bottoni su stoffa o plastica sottile, per bucare potete usare un punteruolo, se lo avete. In alternativa, per materiali più consistenti, fate un foro con una fustellatrice per far passare il gambo della testa. Il principio che sta alla base di tutta la minuteria metallica che si applica con il serraggio di una pinza, di un torchietto o con un pestello è la deformazione. Quando la pinza viene stretta, il gambo della testa viene deformato e crea una sorta di tappo che blocca la coppia assieme, fissando la parte maschio o femmina del bottone al materiale. Vediamo concretamente come procedere. Parto dalla coppia con il maschio. Posiziono per prima la testa. La infilo nel foro e spingo per bene in modo da far uscire buona parte del gambo dall'altro lato. Poi inserisco il maschio. Metto il pezzo tra i 2 punzoni. La testa deve appoggiare sulla basetta. Mi accerto che tutto sia ben centrato. Quindi serro i manici. Concludo con la coppia della femmina. È sempre utile controllare come devono essere posizionate le 2 coppie, affinché maschio e femmina si possano chiudere correttamente. Stabilito dove devono stare la testa e la femmina, procedo esattamente come prima. Infine, provo il bottone per vedere se chiude bene. I bottoni T3 sono i più piccoli, diversamente dai T5 sono meno comuni, si trovano con più fatica e con una minore disponibilità di colori. Hanno il diametro della testa di circa 11 mm. Questi che vedete sono un acquisto recente su Amazon. Nella scatola ci sono 15 colori in tutto e 10 bottoni completi per ciascun colore. Per applicare i bottoni T3 servono i punzoni 5 e P3 e non come ci si aspetterebbe 3 e P3. Infatti il punzone 3 non esiste, perché i bottoni T5 condividono il punzone superiore 5 con i T3. Nella pinza quindi va cambiato soltanto la basetta P3. È più piccola ed è fatta in plastica, ha la misura giusta per la testa dei bottoni T3. Come vedete si incastrano alla perfezione. Per il resto, l'accoppiamento delle parti del bottone e l'applicazione rimane identica ai T5 visti prima.
Ne approfitto per una veloce errata corrige. Nel video recensione della pinza Crelando di qualche anno fa, dico che nella confezione ci sono ben 2 set di bottoni T3, uno tondo nero e uno a stella, anche quello nero. Nella realtà non è così, mi sono sbagliato. Nella confezione Crelando venduta dalla Lidl ci sono solo e soltanto bottoni T5, scusate. I bottoni T8 sono i più grandi, il diametro della testa è di circa 14 mm e sono ancora più difficili da trovare dei T3. La CAM, azienda che suppongo detenga il brevetto per questo tipo di minuteria, indica i bottoni da 14 mm con la sigla Size 22 e non T8. Anche lei, sul suo sito, non offre una grande varietà di colori. Come vedete ci sono solo bianco e nero. E infatti, cercando qualche anno fa, avevo trovato in rete soltanto bottoni neri, bianchi e grigi. Solo recentemente sono apparse delle scelte colorate. Così ho comprato questa confezione di 12 colori, sempre su Amazon. Per applicare i bottoni T8 servono i punzoni 8 e P8. La basetta P8 naturalmente è più grande per contenere la testa da 14 mm, mentre il punzone superiore 8 ha rispetto al punzone 5 la parte metallica centrale più spessa, perché il gambo della testa dei T8 ha un diametro leggermente maggiore. Quindi nella pinza vanno sostituiti tutti e due i punzoni, sia la basetta inferiore che il pezzo superiore filettato da avvitare. Il resto, non serve dirlo, rimane identico a quanto già detto per i T5 e T3. Una cosa che potrebbe essere utile sapere è se nelle 3 misure di bottoni c'è differenza nella lunghezza del gambo. La risposta è sì, ovviamente, ma solo per una questione di proporzioni. I T3 hanno il gambo leggermente più corto dei T5 e i T8 hanno il gambo leggermente più lungo sempre dei T5. Si tratta però di differenze minime. Per gambi più lunghi, utili per spessori più consistenti, ci sono le size extra long sul sito della CAM, difficili però da trovare altrove. Infine, e poi con i bottoni in plastica ho finito, ci sono i bottoni sagomati, ora a forma di stella, fiore, cuore e via dicendo. Per questi non è necessario avere punzoni particolari, perché tutte le forme risultano iscritte in un cerchio che rappresenta il diametro della testa di uno specifico bottone. In questo caso tutti i bottoni sagomati della Crelando sono dei T5 e di conseguenza si applicano con i punzoni 5 e P5. Penso che la maggior parte di voi applicherà soltanto bottoni T5 perché, come ho già detto, sono i più comuni e disponibili in tanti colori. Perciò della pinza userete principalmente i punzoni 5 e P5. Gli altri 8, P8 e P3 rimarranno lì, usati poco o per niente. Passiamo adesso ai bottoni metallici. Con i punzoni in dotazione possiamo applicare un solo tipo di bottone, poi vedremo meglio cosa intendo, di una specifica misura, e anche su questo ci torneremo. Applicare i bottoni metallici è leggermente più complicato rispetto ai bottoni in plastica, semplicemente perché entrano in gioco 4 punzoni e non solo 2. Ricorderete infatti che per mettere ad esempio un T5 completo servono solo i punzoni 5 e P5. Come tutti i bottoni a pressione, anche questi si accoppiano 2 a 2 per formare la parte maschio e femmina. Però c'è una sola testa con profilo bombato, e non 2. Inoltre, tutti e 4 i pezzi sono diversi tra loro. Iniziate innanzitutto a riconoscere il maschio e la femmina. Siccome devono incastrarsi uno nell'altra, non saranno accoppiati tra loro nella fase di applicazione. Perciò separateli, uno da una parte e uno dall'altra. La femmina va insieme alla testa, in questo modo. Il maschio va insieme a questo elemento che è una sorta di testa ma con profilo piatto e non arrotondato. Viene detto anche olgo. Per fissare la coppia femmina e testa servono i punzoni P5 ed M. Avrete certamente notato che i bottoni metallici condividono con quelli di plastica il punzone P5.
In questa basetta, ed è facile capirlo, va posizionata la testa. Il punzone M, avvitato nella parte superiore della pinza, quando questa verrà serrata, deformerà il gambo della testa in modo da agganciarlo alla femmina. Vediamo l'operazione concretamente. Ho già fatto i buchi sul materiale su cui applicare il bottone. Per prima cosa, inserisco la testa nel foro. Poi sul gambo innesto la femmina. In questo modo ho già composto la coppia. Non resta che mettere tutto il pezzo nella pinza, appoggiando la testa sulla basetta P5. Mi accerto che tutto sia ben posizionato e centrato, quindi stringo per unire testa e femmina. Per fissare la coppia maschio-olgo servono i punzoni A maiuscolo e A minuscolo. Entrambi sono di metallo. Il punzone A minuscolo sostanzialmente terrà in posizione il maschio, mentre il punzone A maiuscolo deformerà l'olgo. Infilo l'olgo nel foro fatto sull'accetto di plastica e posiziono il maschio sul punzone di sotto. Poi inserisco il gambo dell'olgo dentro la cavità del maschio che sta sulla pinza. Controllo sempre che tutto sia centrato, serro con forza per unire la coppia. Capire come si deforma l'olgo è qui un po' meno intuitivo, ma il principio rimane sempre lo stesso. Ed ecco il risultato. Quando finirete i bottoni presenti nella confezione, se ve ne servono altri dovrete comprarli. Fate attenzione a due cose: il tipo di bottone metallico e la dimensione. Questi bottoni sono detti alfa, da non confondere con altri che invece si chiamano K. All'apparenza simili, le differenze vanno cercate nei dettagli. I bottoni alfa hanno nella femmina delle molle caratteristiche facilmente riconoscibili. Sono dei filamenti piegati a S. I bottoni K invece non solo non hanno la molla a S, ma maschio e femmina sono più simili per forma ai bottoni in plastica. Per comprare quelli giusti, non fate affidamento al titolo o alla descrizione. Raramente i venditori online usano i termini corretti. Piuttosto guardate le immagini per riconoscere il tipo giusto. Un consiglio? Cercate la molla a forma di S. Per applicare i bottoni K dovete avere dei punzoni apposta che non sono presenti nel set della Crelando, perciò se li comprate per sbaglio poi non potrete usarli. L'altro aspetto da tenere d'occhio è la dimensione. I punzoni in dotazione vanno bene per bottoni con diametro della testa di circa 12 mm. La misura che dovete controllare è solo e sempre il diametro della testa. La lunghezza dei gambi invece, qualora fosse diversa dai bottoni Crelando che avete, non importa, perché non ha nessuna relazione diretta con i punzoni. Ha solo a che fare con lo spessore del materiale sul quale applicherete i bottoni. Alla Lidl, tempo fa, ho trovato questi bottoni metallici, erano insieme ad altri articoli per merceria. Come vedete, sono sempre della Crelando e, come indicato nella confezione, hanno un diametro da 15 mm. Di bottoni a pressione alfa c'erano solo questi da 15, quelli con diametro da 12 mm non li ho visti, altrimenti li avrei presi. Vi faccio subito notare che sono di tipo alfa, perché nella femmina si vede chiaramente la molla a forma di S. Adesso la domanda è: si possono applicare con i punzoni che abbiamo? La risposta già la conosciamo, ma vediamo tutto un po' più da vicino. Il punzone P5, che è la basetta per i bottoni metallici, sappiamo che è adatta per teste con diametri da 12 mm. Quindi per diametri da 15 non va bene. La testa non entra. Però possiamo prendere il punzone P8, che è la basetta più grande presente nel set, e vedere se con questa ce la caviamo. Come vedete, anche se per poco, la basetta non riesce a contenere la testa del bottone. Infatti è per un diametro da 14 e non 15 mm.
Ed è importante che la testa sia ben ferma e centrata quando la pinza viene serrata. Se nella fase di pressione la testa si sposta, è facile che il bottone venga applicato male, che il gambo si pieghi o peggio ancora, si spezzi. Vediamo adesso cosa succede con il maschio. Come abbiamo visto, la sua parte sporgente deve entrare nel foro del punzone A minuscolo. Provi il maschio del bottone da 15 e come si può vedere il pezzo non riesce ad entrare. Se non entra non può mantenere una posizione stabile e centrata e non sarà possibile fare una buona applicazione. Perciò se trovate questi bottoni alle Lidl e avete soltanto questo set di pinze e punzoni, comprateli pure se volete, ma siate consapevoli che non sarete in grado di usarli. Alcune persone hanno scritto nei commenti di aver avuto dei problemi con la chiusura dei bottoni, principalmente di plastica ma anche metallici. Cioè una volta applicate le due parti del bottone, poi maschio e femmina non si agganciano a scatto come dovrebbero e il bottone non si chiude o non chiude bene. Partiamo prendendo come esempio i bottoni di plastica. Questo tipo di difficoltà in genere è dovuto allo spessore del materiale su cui il bottone viene applicato. Se è molto sottile, quando la punta della testa viene deformata, ci sarà più plastica a fare, da tappo dentro la cavità della femmina e del maschio. Queste quantità di plastica in più ostacolano reciprocamente l'ingresso delle due parti, ed ecco perché il bottone non chiude bene. Per risolvere il problema bisogna appiattire ulteriormente i tappi che si sono formati. Sul sito della CAM consigliano di prendere il punzone 5, di togliere la parte in gomma e di serrare con forza la pinza per ottenere il risultato, sia sul maschio che sulla femmina. Eseguite una procedura analoga anche con i bottoni metallici, se avete un problema simile. Se anche con questa procedura non risolvete, per i bottoni in plastica valutate di eliminare una piccolissima parte nel gambo della testa, prima di applicarli, ma senza esagerare, altrimenti avrete un altro problema. Oppure, se vi è possibile, procuratevi un materiale con uno spessore leggermente superiore. Se invece il materiale su cui applicate il bottone è troppo spesso, potrà succedere che alle prime sollecitazioni, quando aprirete il bottone, le coppie testa maschio o testa femmina che avete unito si stacchino l'una dall'altra. Questo accade perché il gambo della testa non è sufficientemente lungo da formare un buon tappo che garantisca una tenuta efficace. A questo problema non c'è soluzione se non procurarsi un bottone con un gambo più lungo. Per i bottoni metallici, a parità di diametro, ne esistono con gambo più lungo, però bisogna cercarli e non è detto che si riescano a comprare in piccole quantità. Per i bottoni in plastica sono disponibili bottoni con il gambo un po' più lungo, i già visti extra long. Questa è la spiegazione più completa che mi è venuta in mente di fare per la pinza acrelando. Se avete trovato interessante questo video, vi consiglio di iscrivervi al canale, naturalmente se vi va, perché forse con questa pinza ancora non ho finito.